Come parlare dei propri sentimenti in italiano? Bella domanda, Lucirca. Esprimere i sentimenti è difficile anche nella lingua madre. In una lingua straniera sembra spesso il doppio più difficile. Sì, ricordo i miei primi mesi in Italia. Potevo a malapena spiegare perché ero triste o frustrato. Era davvero spiacevole. Posso capirti. Molti dei nostri ascoltatori si sentono sicuramente uguali. Senza parole, le emozioni restano bloccate nel corpo. Esatto. E se non le condividiamo, costruiamo muri intorno a noi. Allora, chiarifichiamo perché l'argomento è così importante. Condividere i sentimenti crea fiducia. Aiuta anche a evitare malintesi. Se dico che sono stanco, l'altro capisce perché sto zitto. Giusto. Inoltre, approfondisce le relazioni. Un semplice sono felice può creare vicinanza. Oppure un sincero ho paura apre spazio al sostegno. Oggi i nostri ascoltatori possono verificare quali parole emotive conoscono già. Vero? Forse conoscono felice o arrabbiato, ma manca tutto il resto. Esatto. Un vocabolario ampio permette sfumature sottili, così sembri più autentico. L'ho vissuto in prima persona. Prima dicevo spesso solo bene o male. Oh sì, lo sento anche dagli studenti. Tutto è ok. Ok, però non rivela molto, impedisce conversazioni profonde. E i dialoghi profondi rendono forte un'amicizia, aiutano anche al lavoro. Immagina una riunione di team. Qualcuno dice chiaramente che è stressato. Il gruppo può reagire. Sì, magari si redistribuiscono i compiti, così nasce un clima di lavoro sano. Anche in famiglia è importante. I bambini imparano a nominare le emozioni. Giusto. La lingua dà forma ai sentimenti. Senza parole ci sentiamo spesso impotenti. Quindi, il primo passo è riconoscere che i sentimenti sono importanti. Poi serve il coraggio di dirli ad alta voce. Ed è proprio di questo che parliamo oggi. Vogliamo mostrare come usare strutture semplici. Ma niente paura, restiamo al livello A2. I nostri ascoltatori non devono sentirsi sopraffatti. Forse prendono penna e carta. Gli appunti aiutano a imparare. Oppure pensano semplicemente e sentono con noi. Mi piacerebbe sapere quanti ascoltatori hanno già detto in italiano sono triste. Scrivetecelo, la vostra esperienza ci interessa molto. Oggi iniziamo con il perché. Perché esprimere i sentimenti? Abbiamo già citato alcuni motivi. Andiamo più in profondità. Ok. Mostrare i sentimenti è anche rispetto per se stessi. Giusto. Se nomino i miei bisogni, proteggo i miei limiti. E do agli altri la possibilità di tenerne conto. Un altro punto, la cultura. Gli italiani apprezzano la sincerità. Sì, diretti ma con gentilezza. Nominare chiaramente le emozioni si adatta a questo. Tuttavia alcuni hanno paura di sembrare troppo personali. È vero. Ma tutto dipende dal tono. Più tardi parleremo di formule gentili. Perfetto. Un altro motivo. Imparare è divertente quando è personale. Se una parola è legata a un vero sentimento, resta meglio in memoria. Proprio così. Non dimentico mai la parola emozionato, perché l'ho imparata prima del mio primo discorso in italiano. Ah, è un buon esempio. Quindi le emozioni sono il motore dei ricordi. Abbiamo raccolto molti motivi. Li riassumiamo brevemente? Volentieri. Condividere i sentimenti crea fiducia, evita malintesi e rafforza le relazioni. Migliora il lavoro, protegge i limiti, sostiene la comprensione culturale e aiuta l'apprendimento. Perfetto.
Dovrebbe essere motivazione sufficiente. Assolutamente. Sei pronta per la prossima tappa? Assolutamente. Allora parliamo subito delle categorie di sentimento più importanti. Prima di andare avanti, fate un respiro profondo e pensate a un'emozione. Scrivete l'emozione, positiva o negativa. È il vostro inizio. Più tardi confronteremo se trovate nuove parole. Tra poco arrivano le categorie principali. Via! Restate con noi. Scoprire le categorie di emozioni. Bentornati. Ora parliamo delle categorie di emozioni più importanti. Sì, se conosciamo i gruppi, è più facile trovare parole. Esatto. Immagina una cassetta degli attrezzi. Ogni categoria è un cassetto. Bella immagine. Il primo cassetto lo chiamiamo gioia o felicità. Ogni giorno serve gioia, sorriso, soddisfazione, orgoglio, tutto sta lì. Mi piace questa categoria. Dona energia positiva. I nostri ascoltatori possono pensare a quando si sono davvero rallegrati l'ultima volta. Forse ieri, quando splendeva il sole, o quando hanno preso un buon voto. Seconda categoria, stress. Oh, la conosciamo tutti. Scadenze, traffico, vicini rumorosi. È importante nominare lo stress, così non si accumula. Giusto. Se dico che sono stressato, gli altri possono aiutare. Terza categoria, confusione o incertezza. Succede spesso imparando una lingua. Senti una parola e pensi, eh? Esatto, dire che sei incerto apre la porta a spiegazioni. E toglie pressione. Nessuno deve capire tutto subito. Il quarto gruppo lo chiamiamo frustrazione. Parte difficile ma importante. Qualcosa non riesce, diventi arrabbiato o deluso. Se condividiamo la frustrazione, ci sentiamo meno soli. E troviamo soluzioni più in fretta. Quinta categoria, calma o pace. Suona bene. Una passeggiata nel bosco. Una serata tranquilla. Molti dimenticano di descrivere anche la calma positiva. Vero? Pensiamo più alle emozioni forti. Ma la serenità è anche un sentimento. Sesta categoria, eccitazione o tensione. Come prima di un concerto. Il cuore batte più veloce, ma è positivo. L'eccitazione può rendere nervosi, però spesso c'è gioia dentro. Ultima categoria di oggi. Dubbio. Incertezza sulle scelte. Vado a sinistra o a destra? Accetto il lavoro? Ci stanno domande come: sono pronto? Esatto. Esprimere il dubbio aiuta a trovare chiarezza. Riassumiamo. Gioia, stress, confusione, frustrazione, calma, eccitazione, dubbio. 7 cassetti nella cassetta degli attrezzi. Un consiglio. Scrivete ogni categoria su un foglio. Lasciate spazio sotto per le nuove parole che imparate Così vedete quali aree sono ancora vuote. e capite quali categorie usate spesso. Prima usavo quasi solo stress e gioia. Davvero? Quindi mancava il centro? Sì. Da quando conosco più categorie, le mie conversazioni suonano più ricche. I miei studenti dicono spesso che si sentono potenti quando imparano una nuova parola emotiva. Ci credo. La lingua dà potere. Un altro vantaggio: riconoscete più in fretta le emozioni in voi. E potete regolarle meglio. Giusto, se capisco che sono frustrata, posso fare una pausa. O chiedere aiuto prima che la frustrazione diventi rabbia. Le categorie aiutano anche a capire meglio libri o film. Sì, un romanzo parla di malinconia. Sapete allora che sta tra tristezza e calma.
Ora i nostri ascoltatori possono fare un piccolo esercizio. Pensate alla vostra giornata. Assegnate ogni ora a una categoria. Per esempio, stress in autobus al mattino, poi gioia con il caffè, Così vedete quanto è variopinto un giorno. e allenate il vocabolario in un contesto reale. Ci piacerebbe sapere quali categorie dominano per voi. Scriveteci quali due gruppi sentite di più. Forse vi sorprenderete. Alcuni pensano di essere sempre rilassati, ma scoprono molta eccitazione. Oppure trovano dubbi nascosti. Questo è il primo passo verso una comunicazione consapevole. Spieghiamo brevemente perché le categorie rendono più facile creare frasi. Volentieri. Se sai di essere nel cassetto stress, cerchi solo aggettivi adatti. La scelta diventa più piccola. Il cervello si rilassa. E combini la categoria con motivo o bisogno, di cui parleremo dopo. Super logico. Così abbiamo posto le basi. Pronta per il passo successivo? Sì, tra poco mostriamo come costruire frasi semplici. Quindi restate con noi, fate un bel respiro e raccogliete esempi. Ci sentiamo tra poco. Costruire frasi semplici sui sentimenti. Allora, adesso passiamo alla praticirca spieghiamo come costruire frasi semplici sui sentimenti. Esatto. Parliamo solo di schemi, non di frasi pronte. Così restate creativi. Primo passo. La struttura. Di solito servono 3 mattoni. Mattone 1 è il soggetto, spesso un pronome come io o tu. Mattone 2 è un verbo. Nelle frasi emotive usi spesso il verbo essere. Mattone 3 è la parola di sentimento, ad esempio un aggettivo di una categoria. Lo schema base è quindi soggetto più verbo più sentimento. Molto semplice. Questo schema va bene per quasi ogni situazione quotidiana. Molti studenti hanno paura perché pensano che i sentimenti richiedano grammatica complicata. Vero, ma lo schema base è corto e chiaro, non appare scortese. Ora parliamo dell'intensità. Si può cambiare la forza. Sì, si mette una piccola parola prima della parola di sentimento. Per esempio una parola per debolezza o una per forza. Se sei incerto, scegli una parola più debole, suona più gentile. Nelle conversazioni italiane una parola troppo forte può sembrare drammaticirca. Importante è anche la melodia della frase. Puoi abbassare la voce per sembrare calmo. Oppure alzarla un po' per mostrare energia positiva. Poi contesto. Un breve extra spiega perché ti senti così. Basta aggiungere una piccola unità dopo la parola di sentimento. Può essere una parola per il motivo, seguita da una frase breve. Ma qui solo frasi brevi. Le lunghe confondono a livello A2. Giusto. Una o due informazioni bastano. A volte vuoi rendere la frase più morbida. Ci sono due trucchi. Primo, una parola di cortesia all'inizio. Secondo, abbassare la voce alla fine. Un altro punto è il timing. In dialogo puoi dire una parola introduttiva. Così prepari l'interlocutore. È rispettoso. Molti studenti dimenticano le pause. Una breve pausa dopo la parola di sentimento aiuta chi ascolta. Giusto. Dà tempo per elaborare. Parliamo ora del linguaggio del corpo, sostiene la frase. Uno sguardo aperto si adatta ai sentimenti positivi. Un gesto calmo della mano aiuta con stress o dubbio. Ma il gesto non deve essere troppo grande. Distrarrebbe. Ecco un breve riepilogo dei tipi di errore. Errore 1. La parola di sentimento con genere sbagliato. Errore 2.
Il verbo in posizione sbagliata. Errore 3. Troppe frasi secondarie spezzano il flusso. Il nostro consiglio: prima esercita lo schema base, poi aggiungi elementi piano. Un quaderno aiuta. Lì puoi raccogliere i tuoi schemi. Scrivi lo schema sopra e sotto, inserisci parole tue. Così noti quali parti puoi scambiare. Altro trucco: leggere ad alta voce. La voce sente se la frase suona naturale. Sì. Orecchie italiane amano un ritmo chiaro. Blocchi troppo lunghi suonano pesanti. Se non sei sicuro del tono, puoi usare una piccola parola riempitiva. Ma con moderazione. Altrimenti la frase sembra incerta. Importante è la fiducia. Una frase chiara mostra sicurezza. E le persone reagiscono positivamente alla chiarezza. Un altro punto: puoi unire la frase a una domanda. Così inviti l'interlocutore a rispondere. Basta una lieve salita della voce alla fine. Ma attenzione al contesto. Troppe domande di fila sembrano un interrogatorio. Perciò consigliamo equilibrio. Prima condividere, poi chiedere. Lo schema base si può usare anche al passato, Basta cambiare il verbo alla forma passata. oppure usare il futuro quando parli di aspettative. Tempi avanzati verranno dopo. Per oggi basta il presente. Suona bene. In sintesi: soggetto, verbo essere, parola di sentimento. Poi opzionale intensità, motivo, parole di cortesia, punto interrogativo. E naturalmente respiro tranquillo, pronuncia chiara. Così i nostri ascoltatori hanno una solida struttura. Voglio incoraggiarli a praticare subito, magari appena finisce questa puntata. Sì, prendete un sentimento di oggi e create 3 varianti. Una neutra, una morbida, una forte. Sentirete quanto suonano diverse. E capirete quale variante va per quale situazione. Luca, parliamo brevemente delle trappole di pronuncia. Volentieri. Fate attenzione alla R nella parola di sentimento. Molte emozioni hanno una R. Verissimo. Una R chiara, non troppo dura, suona più amichevole. Anche la finale, e può sparire. Meglio esercitarsi lentamente. La velocità è decisiva. Una frase lenta mostra calma. Una frase veloce può mostrare entusiasmo, ma anche nervosismo. Scegliete consapevolmente il vostro ritmo. Penso che abbiamo spiegato bene lo schema base. Sì, nel prossimo capitolo andremo più a fondo nei sentimenti complessi. Non vedo l'ora. A tra poco. Descrivere stati emotivi complessi. Ora, facciamo un passo avanti e parliamo di stati emotivi complessi. Sì, significa non solo un'emozione, ma spesso 2 o 3 insieme. Molti studenti non sanno come esprimere questi mix senza cercare a lungo. Oggi mostriamo un modello che mette più emozioni e un motivo in una frase. Primo punto. Serve un'emozione principale che sta al centro. Poi aggiungi una seconda emozione che cambia il colore della principale. Unisci le 2 emozioni con una piccola parola di legame, cioè una parola ponte. Questa parola ponte dice se le emozioni si aiutano o si oppongono. Per esempio una parola che indica simultaneità o una che indica tensione. Poi serve un motivo semplice che spiega perché nascono le emozioni. Il motivo può essere un evento, un pensiero o un ricordo. Importante. Tenere il motivo breve. Così la frase resta leggera. Alcuni studenti accumulano motivi, ma così la frase diventa difficile. Meglio un motivo e magari un cenno al tempo,
Niente di più. Ora l'ordine. Emozione principale, parola ponte, seconda emozione, poi piccola parola di causa, poi il motivo. Questo schema aiuta a stratificare emozioni senza sovraccaricare la grammaticirca. Molti avanzati usano frasi lunghe, ma a livello A2 meglio restare con principali. Si possono unire le frasi più tardi, ma prima conta la chiarezza. Un trucco è scegliere la seconda emozione nello stesso campo della prima. Così nasce armonia e la pronuncia resta simile, facilitando il parlato. Se le emozioni sono molto diverse, aiuta una piccola pausa dopo la parola ponte. La pausa dà all'ascoltatore tempo per capire il cambio. Parliamo ora di parole descrittive che colorano ancora l'emozione. Si aggiunge una parola decorativa prima o dopo l'emozione per creare profondità. Meglio una parola semplice che tre complicate. Troppe decorazioni suonano in italiano subito kitsch o pesanti. Se vuoi usare un'immagine, prendila dalla vita quotidiana. Immagini da natura o sensazioni del corpo suonano spesso autentiche. Ora una domanda importante. Dove mettere la durata dell'emozione? La durata può venire dopo il motivo, introdotta da una piccola parola di tempo. Così la parte principale resta compatta e la fine aggiunge dettagli. Al posto della durata puoi dire un effetto, secondo lo scopo del dialogo. Per esempio, puoi mostrare come l'emozione guida l'azione. Così mostri responsabilità e rendi la conversazione orientata alla soluzione. Un altro mattone è lo sguardo avanti, cioè un'aspettativa o speranza. Questa parte viene di solito alla fine e dà direzione positiva. L'aspettativa deve essere breve, altrimenti si perde l'emozione principale. Regola combo. Massimo 4 blocchi informativi per frase. Di più confonde. Se vuoi dire altro, crea una seconda frase. Così ritmo e pronuncia restano piacevoli per tutti. Un consiglio per l'ascolto. L'accento mostra quale emozione è più importante. Alza un po' la voce sull'emozione principale, più bassa sulla secondaria. Un accento chiaro aiuta anche a far sentire la parola ponte. Senza accento la frase suona piatta e la doppia emozione si perde. Esercita frasi nuove, prima lente, poi più veloci. Così il cervello integra melodia e grammatica insieme. Chiediti sempre cosa voglio davvero mostrare e cosa è solo decorazione. Se sai la risposta, taglia tutto il superfluo. La frase risulta sincera e la conversazione resta chiara. Prima di passare al prossimo capitolo, ordiniamo i passi. 1 emozione principale, 2 parola ponte, 3 seconda emozione, 4 motivo, 5 durata o aspettativa. 6 scegliere accento, 7 fare pause, 8 tagliare parole inutili. Se domini questa lista, puoi già parlare con molte sfumature. Abbi il coraggio di sbagliare. Senza pratica, la teoria rimane teoria. Nel prossimo capitolo parleremo di come ricavare bisogni da queste emozioni. Esprimere i bisogni emotivi. Bentornati. Ora parliamo dei bisogni che nascono dalle emozioni. Esatto. Un'emozione mostra prima solo uno stato interno. Ma spesso dietro c'è un desiderio o un limite. Se nominiamo il bisogno, gli altri possono reagire meglio. Molti studenti restano all'emozione e si chiedono perché nulla accade. Perciò mostriamo oggi uno schema semplice per i bisogni. Mattone 1 è di nuovo l'emozione, ma molto breve.
Mattone 2 è una piccola parola che indica la direzione. La chiamiamo parola di bisogno. Per esempio, verbi come ho bisogno o vorrei. Mattone 3 è l'oggetto concreto o l'azione che aiuta. L'oggetto può essere materiale, come acqua, o astratto, come calma. Punto importante: chiarezza. Più chiaro l'oggetto, più facile la risposta. Molti dicono solo ho bisogno di aiuto. Ma quale aiuto esatto? Meglio è: ho bisogno di 5 minuti di pausa. Oppure ho bisogno di una spiegazione con immagini. Lo schema è quindi emozione, parola di bisogno, oggetto. Si può separare l'emozione con una virgola, così suona fluido. Struttura di esempio: mi sento stressato, ho bisogno di aria frescirca. Oppure mi sento insicuro, vorrei passi chiari. Se l'oggetto riguarda una persona, usi una piccola parte di cortesia. Per esempio, potresti... Oh, sarebbe possibile che tu... Così la richiesta suona gentile e rispettosa. Il tono qui è decisivo. Un tono calmo apre porte. Puoi anche mettere una formula morbida prima, come mi piacerebbe. Questa formula riduce la pressione per chi ascolta. Un errore comune è nascondere il bisogno in una domanda. Per esempio, forse potremmo? Suona incerto. Meglio è un'affermazione chiara con punto interrogativo finale. Mostri così sia chiarezza che apertura. Ora sul tema limiti. Un bisogno può anche essere un limite. Allora metti una parola negativa dopo la parola di bisogno. Per esempio, oggi non ho bisogno di riunioni lunghe. Oppure non vorrei discutere perché sono stanco. I limiti funzionano solo se sono brevi e precisi. Troppe spiegazioni indeboliscono la frase. Puoi aggiungere una breve motivazione, ma non è obbligatorio. Se il rapporto è stretto, la motivazione aiuta spesso. Con colleghi basta forse il limite senza dettagli. Ora sull'intensità del bisogno. Puoi aggiungere piccole parole. Parole come urgente, breve o un po' aiutano a valutare. Per esempio, ho urgentemente bisogno di acqua. Oppure vorrei solo un po' di tempo per me. Così l'altra persona sa quanto in fretta agire. Altro aspetto: il tempo. Puoi dire entro quando serve qualcosa. Di solito bastano 2 parole. Entro oggi, domani mattina. Questo rende il desiderio misurabile e pianificabile. Ora la cortesia nei gruppi. Puoi usare noi invece di io. Così la frase suona cooperativa e invita all'azione comune. Esempio. Abbiamo bisogno di calma in ufficio oggi. Oppure vorremmo ruoli chiari nel progetto. Se il bisogno riguarda solo me, resto su io. Passiamo agli ostacoli tipici. Primo ostacolo. Dimenticare l'emozione. Dire solo il desiderio. Manca il contesto e l'altro non capisce l'urgenza. Secondo ostacolo. Troppi desideri in una frase. Meglio ordinare i desideri ed esprimerli uno alla volta. Terzo ostacolo. Frase passiva invece di attiva. Il passivo nasconde la responsabilità, l'attivo mostra chiarezza. Un consiglio. Esercitate davanti allo specchio. Così sentite se la frase suona chiara. E vedete se il vostro corpo sostiene le parole. Una postura aperta segnala volontà di soluzione. Braccia incrociate possono indebolire il bisogno. Cercate di sembrare morbidi ma decisi, Consiglio anche di esercitare i bisogni per iscritto. per esempio in un diario. Scrivete 3 frasi: emozione, bisogno, oggetto. Poi leggetele ad alta voce. Allenate così pronuncia e fiducia. Vorremmo sapere da voi, quale bisogno vi è più difficile in italiano?
Scriveteci, forse possiamo dar consigli. Tra poco continuiamo con le domande agli altri. Restate curiosi e aperti. Chiedere agli altri dei loro sentimenti. Siamo di nuovo qui. Oggi vediamo come chiedere agli altri dei loro sentimenti. Sì. Molti studenti non sanno come aprire delicatamente una persona. L'arte sta in 3 passi: invito, spazio, approfondire. Primo passo. L'invito. Ci serve una parola interrogativa e un segnale morbido d'apertura. I segnali d'apertura sono piccole parole che mostrano interesse. Per esempio una parola che dona attenzione o un breve suono di cura. Dopo il segnale viene la parola interrogativa e poi il campo emotivo. Il campo emotivo si sceglie neutro per non suggerire un'emozione. Importante: usare domande aperte, così la risposta è più di sì o no. Le domande aperte iniziano con parole che chiedono qualità, non quantità. Secondo passo: dare spazio. Dopo la domanda serve una pausa. La pausa mostra rispetto. Non si interrompe chi deve pensare. Molti studenti provano disagio nel silenzio, ma il silenzio fa parte della domanda. Un consiglio. Conta dentro di te fino a 3 prima di parlare di nuovo. Se l'altra persona risponde, annuisci o usa piccoli segnali d'ascolto. Questi segnali mostrano: sto ascoltando, senza bloccare il flusso. Terzo passo: approfondire. Si prende una parola chiave dalla risposta. Poi fai una domanda di approfondimento delicata. Niente tema nuovo. La domanda di approfondimento deve ancora essere aperta e toccare un solo dettaglio. Così il parlante si sente visto, non esaminato. Un errore frequente è dare subito consigli. Sì. I consigli troppo presto sembrano voler chiudere l'emozione. Meglio è mostrare prima comprensione. Si chiama rispecchiare. Ripeti in poche parole ciò che hai udito con la tua voce. Il rispecchiamento aiuta a chiarire i malintesi. Poi puoi chiedere se un consiglio è gradito. Se la persona dice di no, rimani in ascolto. Quando chiedi dei sentimenti, il tono conta molto. Un tono calmo e profondo sembra sicuro e caldo. Un tono troppo veloce può suonare nervoso o brusco. Anche la scelta delle parole deve restare semplice. Frasi corte riducono la pressione. Alcuni studenti usano molti verbi modali. Sembra presto da insegnante. Meglio domande dirette ma morbide. Una possibilità è usare la propria emozione come apriporta. Per esempio, condividi brevemente che ti preoccupi e poi chiedi: Questo rende la situazione simmetricirca. ma attenzione, non rubare la scena, rimani sull'altro. Un altro consiglio. Cita il contesto. Se nomini l'occasione, la domanda sembra meno bruscirca. Per esempio dopo una lunga riunione o dopo un esame. Ora alle sfumature culturali. Gli italiani apprezzano la chiarezza, ma sempre con rispetto. Perciò chiedi in modo chiaro, ma non forzare dettagli privati. Se la persona evita, accetta questo. Puoi offrire di parlarne più tardi. Così la porta resta aperta e l'altro mantiene il controllo. Con i gruppi è più difficile. Meglio parlare prima a una persona sola. Domande al gruppo possono creare pressione e silenzio. In gruppo va bene un check-in generale con invito alla volontarietà. Per esempio, chiedi chi desidera condividere invece di chiamare qualcuno. Un breve contatto visivo mostra che vuoi davvero ascoltare. E via i telefoni.
Il contatto visivo è il segnale migliore. Ancora un tema. Domande digitali. Online manca il linguaggio del corpo. Emojis vanno usati con moderazione. Ma punteggiatura chiara e paragrafi aiutano più delle immagini colorate. Puoi anche offrire una finestra di tempo se la risposta arriva dopo. Così eviti pressione e malintesi. Per finire un mini piano. Invito, pausa, rispecchio, approfondisci, consiglio opzionale. Chi pratica questo piano avrà presto conversazioni migliori. Siamo curiosi di sapere se farete buone esperienze. Scriveteci le vostre storie. Nel prossimo capitolo mostriamo come può svolgersi un intero dialogo. A tra poco. Gestire una conversazione reale. Benvenuti alla parte più importante. Ora mostriamo il percorso di una vera conversazione emotiva. Esatto. Uniamo tutto ciò che abbiamo imparato finora. Emozione, motivo, bisogno, domanda. Immaginate due amici, chiamiamoli Anna e Ben. Si vedono dopo il lavoro. Anna apre la conversazione perché prova emozioni miste. Usa lo schema base semplice. Sceglie la sua emozione principale, forse stanchezza. Poi aggiunge una piccola gioia, perché la giornata è stata anche buona. Nomina brevemente il motivo. Molti compiti, ma un bel complimento dal capo. Così ha inserito stratificazione emotiva e contesto, senza grammatica difficile. Ora arriva il bisogno di Anna. Capisce di avere bisogno di riposo, ma anche di confronto. Lo segnala in modo chiaro. Questo crea struttura per la fase successiva. Ben ascolta attivamente. Annuisce, rispecchia il messaggio chiave e fa una domanda aperta. Per esempio, chiede quale parte della giornata l'ha colpita di più. Questo approfondisce il tema senza cambiare il suo argomento. Anna risponde e descrive la dura fase di lavoro. Rimane sull'emozione principale. Ben offre poi aiuto. Chiede se Anna vuole un consiglio o solo ascolto. Anna sceglie solo l'ascolto. Ora Ben fa attenzione alle pause. Mantiene il contatto visivo, evita distrazioni. Così Anna si sente al sicuro. Dopo un po', Ben condivide la sua emozione. È soddisfatto ma anche pensieroso. Spiega brevemente di aver raggiunto una tappa nel progetto, ma di sentirsi incerto sul passo successivo. Così nasce simmetria. Entrambi hanno condiviso ed ascoltato. Anna riprende l'incertezza di Ben. Chiede con gentilezza il suo obiettivo per la settimana. Ben formula il suo bisogno. Vuole priorità chiare e forse feedback dai colleghi. Anna conferma di poter dare feedback. Chiede quale forma sia adatta. Ben sceglie un breve messaggio vocale alla sera. Così i dettagli sono chiariti. Entrambi chiudono lo scambio con uno sguardo al futuro. Programmano un incontro nel weekend. Questo sguardo finale completa la conversazione e mostra energia positiva. Guardiamo le strutture che abbiamo appena ascoltato. Primo, avvio con emozione più motivo. Secondo, esprimere chiaramente il bisogno. Terzo, ascolto attivo con rispecchio e domande aperte. Quarto, condividere le proprie emozioni per creare equilibrio. Quinto, rendere concreti i bisogni e fare un piano. Sesto, chiudere con prospettiva futura o ringraziamento. Se usate questa sequenza, la conversazione scorrerà naturale. Un consiglio. Segnate i 6 passi su una scheda. Usatela come guida silenziosa. Ora parliamo degli ostacoli tipici.
Primo ostacolo. Chi parla divaga troppo. Soluzione. Riportarlo con gentilezza all'emozione principale. Secondo ostacolo. Chi ascolta passa subito alle soluzioni. Soluzione. Mostrare prima interesse. Terzo ostacolo. Poco tempo. Soluzione. Fissare una breve finestra o spostare l'incontro. Quarto ostacolo. Vuoti linguistici. Soluzione. Scegliere parole semplici, senza paura delle pause. Ancora un punto importante. Sicurezza emotiva. L'ambiente fa la differenza. Un luogo calmo, magari una tazza di tè, aiuta. Cellulare in silenzio. Contatto visivo aperto. Postura rilassata. Chi si sente sicuro condivide in modo più sincero. Questo è il cuore della comunicazione emotiva. Altro consiglio. Riassumere brevemente alla fine per evitare fraintendimenti. Per esempio, quindi provi X, hai bisogno di IN e faremo Z, giusto? Questa mini lista mostra responsabilità. Se l'altro annuisce, sai che tutto è chiaro. Se no, puoi correggere i dettagli subito. Così il ciclo della conversazione finisce pulito. I nostri ascoltatori possono esercitare questa struttura nel loro diario. Scrivete una scena fittizia con 2 persone. Recitate entrambe le parti ad alta voce. Così allenate frasi emotive, domande e riassunti. Usate parole semplici. Seguite i passi. Presto diventerà automatico. Vorremmo sapere quale scena provate. Condividetela con noi. Nel prossimo capitolo parleremo di coraggio e praticirca. Restate con noi, ne vale la pena. Coraggio per un linguaggio emotivo. Siamo quasi alla fine del nostro tema. Sì, ora vogliamo parlare di coraggio di condividere emozioni in una lingua straniera. Molti studenti hanno paura di sbagliare o di suonare strani. Ricordo quando 6 anni fa volevo dire confuso e dissi invece confusione. Tutti risero gentili e andò comunque bene. Gli errori fanno parte del percorso. Senza errori non c'è crescita. Parlare in modo emotivo vuol dire essere vulnerabili. Ma la vulnerabilità crea vicinanza. Esatto. Se siamo aperti, invitiamo gli altri a fare lo stesso. Si può iniziare in piccolo. Un semplice sono stanco può essere l'inizio. Poi magari una frase in più, il motivo, un piccolo bisogno. Il cervello impara a passi. Ogni passo rafforza la fiducia nella propria voce. Un consiglio che do alle mie studentesse. Scegli una parola emotiva a settimana. Usala ogni giorno. Così si fissa nella vita quotidiana. Presto suonerà naturale. Il coraggio cresce anche con la ripetizione in spazi sicuri. Uno spazio sicuro può essere un caffè linguistico, un gruppo di studio o il proprio diario. Si possono scrivere i sentimenti e poi leggerli ad alta voce. Oppure fare una piccola sfida con un amico. Ognuno condivide la sera un'emozione del giorno. Qui conta l'onestà, non la perfezione. Un altro punto. Il linguaggio del corpo lo usa ogni persona, in qualsiasi lingua. Quando mancano le parole, aiuta uno sguardo caldo o un gesto calmo. Questo riduce la pressione di trovare ogni parola perfetta. Coraggio significa anche accettare le differenze culturali. Alcune culture fanno molto small talk prima di aprirsi. Gli italiani spesso vanno più dritti al punto. Può confondere ma anche aiutare. Meno giri, più chiarezza. Gli studenti possono spiegare che l'italiano
è la loro seconda lingua. Una frase breve come sto ancora imparando apre cuori e orecchie. E spesso genera ammirazione invece di criticirca. Ho visto tante volte i madrelingua diventare pazienti quando capiscono che qualcuno sta imparando. Quindi niente timore a rendere visibile il percorso di apprendimento. Coraggio vuol dire anche permettere le pause. Una pausa per pensare non è un errore. Mostra cura. Chi parla rispetta il proprio sentimento, chi ascolta lo sente. Dobbiamo avere il coraggio di chiedere aiuto quando manca una parola. Per esempio, come si dice quando si è un po' nervosi ma felici? Così impari una parola nuova nel momento del vero bisogno. Resta impressa. E chi aiuta si sente valorizzato. Il coraggio richiede energia. Perciò la cura di sé è importante. Sonno, acqua e pause aiutano a formare frasi chiare. Quando la testa è stanca, la lingua inciampa più facilmente. La mia regola: prima respira, poi parla. Sembra semplice, ma fa miracoli. Infine ricordiamo: la comunicazione emotiva è un cammino, non un arrivo. Ogni passo conta, anche i piccoli. Oggi una parola, domani una frase, presto un'intera conversazione. Festeggiate ogni progresso. Un high five interno motiva più della criticirca. E non dimenticate l'umorismo. Ridere scioglie la tensione. Con le emozioni può essere leggero. Un sorriso rende un tema pesante più dolce. Siamo arrivati alla fine della nostra riflessione. Penso che sia stata una sessione incoraggiante. Assolutamente. Speriamo che gli ascoltatori abbiano voglia di parlare con coraggio. Nel capitolo finale riassumiamo tutto e salutiamo. Restate con noi, ci sentiamo tra poco. Riepilogo e saluti. Wow, Giulia, credo che oggi abbiamo fatto un grande giro. Di sicuro. Dal perché al coraggio. C'era tutto. Penso che sia il momento giusto per chiudere lentamente. Sì, sembra completo. Sai che c'è? È un ottimo punto per riassumere tutto. Lo faccio io? Volentieri, riassumi per i nostri ascoltatori. Ok, provo a essere breve e chiaro. Prima abbiamo spiegato perché le emozioni sono importanti. Creano vicinanza, evitano malintesi e rendono l'apprendimento vivo. Poi sono arrivate le 7 categorie principali: gioia, stress, confusione, frustrazione, calma, eccitazione e dubbio. Dopo abbiamo visto lo schema base: soggetto, verbo essere, parola di sentimento, più piccoli extra per intensità e motivo. Nel passo successivo abbiamo mostrato come combinare 2 emozioni e un motivo per andare più in profondità. Poi c'era lo schema del bisogno: emozione, parola di bisogno, oggetto concreto o azione. Abbiamo anche inserito limiti, cortesia e tempi. Più tardi abbiamo spiegato come fare domande aperte e rispettose agli altri. Invito, pausa, rispecchio, approfondire. Poi abbiamo disegnato un dialogo completo dove entrambe le parti scambiano emozioni, motivi, bisogni e piani. Alla fine abbiamo parlato di coraggio: iniziare in piccolo, accettare errori, usare spazi sicuri, concedere pause, chiedere aiuto. Ora i nostri ascoltatori hanno un kit di strumenti per una comunicazione vera e sincera in italiano. È stato un riassunto molto chiaro. Grazie. Figurati, spero che i nostri ascoltatori abbiano seguito. Penso di sì. E anche se non tutto entra subito, la pratica fa il maestro. Giusto. Ora non resta che salutarci. Luca, è stato davvero bello parlare con te oggi. Il tuo ottimismo è contagioso. Grazie, Giulia. Ammiro il tuo modo calmo di ascoltare.
rende ogni dialogo con te prezioso. E anche a voi ascoltatori, grazie per essere stati con noi. Avete investito tempo, energia e forse anche coraggio. Speriamo portiate via almeno una nuova struttura o una nuova immagine per il vostro vocabolario emotivo. Provate ciò che avete imparato già oggi, con un amico, un collega o nel diario. E se avete domande o storie di successo, scriveteci. Ci fa sempre piacere ricevere feedback. Restate curiosi, restate sinceri e concedetevi errori. Perché proprio quegli errori presto diventeranno passi sicuri. Ora ci salutiamo. È stato stimolante parlare insieme di emozioni in italiano. Alla prossima, cari studenti. Grazie per l'ascolto. Ciao e buona strada nel vostro percorso linguistico.